Ciao a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovo video dove andremo ad analizzare la tecnica di nuotata del miglior nuotatore della storia, ovvero Michael Phelps. Ho qua il mio PC e insieme a voi andremo a capire quelle che sono tutte le particolarità del suo modo di nuotare, prendendo proprio la sua nuotata sia subacquea che esterna, cercando di capire quelli che possono essere dei piccoli dettagli, delle piccole tips che possiamo poi riportare anche all'interno dei nostri allenamenti. Andremo ad analizzare la nuotata in tutte le sue sfaccettature mettendo i video a rallentatore. Se sei nuovo nel canale mi presento, sono Rossi Marco, cofondatore di Swimprove, una società specializzata in videoanalisi biomeccanica e nel miglioramento tecnico di nuotatori amatoriali e triatleti. Ti invito anche ad iscriverti al canale se sei nuovo e non l'hai ancora fatto. Adesso iniziamo ad analizzare Michael Phelps. Eccoci qua e prendiamo in riferimento la prima inquadratura, ovvero la sua nuotata vista anteriormente però fuori dall'acqua. Andiamo in primis a osservarlo a velocità naturale e poi ci soffermeremo su alcuni dettagli. La prima cosa che possiamo notare all'interno di questo video, e seppur molto breve, anzi voglio fare prima una premessa, sono dei video chiaramente storici di archivio che risalgono ormai a qualche anno fa, quindi purtroppo non siamo riusciti a trovare in rete video con una qualità più alta, però secondo me riusciamo ad analizzare il tutto per il meglio. Partiamo appunto analizzando il primo aspetto che mi è subito balzato all'occhio, ovvero la sua incredibile capacità di distendersi. Infatti, come riusciamo a vedere da questo video, una volta che la mano entra in acqua, in questo caso è la sua mano sinistra, si vede proprio come entra in acqua, scivola, si distende in avanti, va a cercare l'acqua per poi successivamente andare in fase di trazione. Questo lo vediamo molto bene anche sul braccio opposto, ovvero il braccio recupera bene alto, quindi con la spalla quasi in verticale rispetto alla testa, entra in acqua seguendo uno dei principi cardine, ovvero si entra prima con la mano e poi successivamente con il polso e la spalla, va a cercare acqua lontano sfruttando appieno tutto quello che è lo scivolamento per andare a allungarsi bene, ricercare acqua in avanti e poi successivamente va in fase di trazione. Voglio passare in realtà anche a una visione subacquea dove veramente capiamo che cosa succede, e anche in questo video chiaramente ci viene confermato ciò che abbiamo appena visto, ovvero un'incredibile ricerca della distensione che lo porta in un certo senso poi ad agganciarsi a questa maniglia immaginaria che possiamo appunto prendere in riferimento quando nuotiamo, per poi appoggiarcisi, farci leva e poi trazionare per avanzare, che è appunto quello che è il nostro obiettivo. Dal video esterno in questo caso sostanzialmente ci conferma quello che abbiamo visto. Una cosa su cui voglio focalizzarmi, e da qua lo vediamo molto bene, è la rotazione delle spalle, uno degli aspetti che in realtà mancano veramente tanto a tutti quelli che sono i nuotatori amatoriali o triatleti con i quali abbiamo a che fare. Come vediamo, proprio ogni qualvolta che la mano entra in acqua va a distendersi, tutto questo è associato a una forte rotazione delle spalle, quindi la spalla scende, quindi si affonda rispetto alla controlaterale che, seguendo quello che è il recupero, fuoriesce, facilitando anche il recupero stesso. Quindi con il braccio esterno, quindi con spalla fuori, permette un recupero più agevole, mentre la spalla sotto, averla bene in profondità, ci permette di andare a pescare acqua profonda e quindi anche più solida, avere un'efficacia di trazione migliore. Diciamo che Michael in questo caso lo padroneggia veramente
molto 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 bene. Un altro aspetto su cui voglio concentrarmi è la sovrapposizione della bracciata, però voglio farvelo vedere da questo altro video qua, dove andremo ad analizzare due aspetti. Il primo è quello che vi dico adesso, ovvero la sovrapposizione della bracciata. Cosa si intende? Ovvero che quando Michael si trova in fase di distensione, in questo caso con il sinistro qua, quello che succede è che lui mantiene questa posizione di distensione aspettando quello che è il braccio opposto. Lui aspetta a trazionare, quindi iniziare a spostare verso il dietro la sua mano non appena in un certo senso si sta avvicinando e sta per entrare. Quindi in questo caso il braccio destro sta per entrare in acqua, lui è sempre in fase di appoggio presa, non appena diciamo il braccio entra, la spalla opposta tenderà ad abbassarsi, ecco che allora sfrutterà pieno anche l'energia derivante dal corpo stesso per poi favorire un'efficacia e anche una presa, trazione e poi spinta migliore del braccio sinistro, come vediamo appunto molto 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 bene dal video. Un altro aspetto che purtroppo nuotatori amatoriali e triatleti hanno molto poco è l'utilizzo di gambe. Ecco, forse una delle caratteristiche principali che aveva Michael nuotando lo stile libero, Michael Phelps, faccio un piccolo appunto, è conosciuto come un famosissimo delfinista, mistista, ma anche fortissimo stile liberista. Infatti nell'Olimpiade famosa di Pechino 2008 fece addirittura il record del mondo sui 200. Vediamo come tutto questo che ho detto adesso, ovvero la capacità di distendersi, ricercare l'allungamento e l'avanzamento, aspettare che l'altro braccio stia per entrare prima di iniziare a trazionare, quindi questa sorta di sovrapposizione è garantita da che cosa? Dall'utilizzo delle gambe. Infatti, come possiamo vedere da questo video, ha un utilizzo della gambata veramente favoloso, una propulsione estrema che al contempo gli permette di stare bene a galla, galleggiare tanto sopra il livello dell'acqua, così da rendere proprio tutta la nuotata molto più economica. Non sta combattendo contro l'acqua, bensì ci sta surfando sopra, se lo prendiamo da questo punto di vista un po' metaforico. Un utilizzo di gambe che chiaramente è continuo, non ci sono pause, si vede proprio come in realtà sfrutta anche tecnicamente quello che sono i principi di una gambata corretta, ovvero non piega, non flette eccessivamente quella che è la gamba rispetto alla coscia, e chiaramente è tutto poi facilitato da un'ottima mobilità dell'anca, del ginocchio e la caviglia. Vedete anche addirittura come va in iperestensione il ginocchio, cosa che sicuramente favorisce quella che è l'azione propulsiva delle gambe. Un altro video che voglio andare ad analizzare in questo momento è un video emblematico che circola ormai sul web da molti anni. È una ripresa subacquea della finale della 4% stile libero, quindi una staffetta alle Olimpiadi di Rio 2016, dove vediamo Michael impegnato in un 100 stile. È questo soggetto qua, quello che vediamo in questa ripresa sulla sinistra, lui, e nonostante qua stia andando in ipervelocità rispetto nei video precedenti, qui sta cercando la massima performance in uno sforzo da 100 metri che lui compie in circa 47 secondi, vediamo che nonostante tutto comunque sia i principi cardini di prima, ovvero distensione, allungamento, battuta di gambe, rilievo del corpo, vengono assolutamente mantenuti. Non ha una frequenza di bracciata esagerata perché sfrutta bene l'utilizzo delle gambe e della distensione, cosa che vediamo anche in realtà in confronto all'avversario qua a destra sfrutta molto meno. Però un aspetto veramente favoloso di Michael è questo gesto qua, ovvero questa subacquea, dove diciamo sbaraglia la concorrenza, sfrutta quelle che sono le sue doti subacquee per prendere un favoloso vantaggio rispetto all'avversario che si limita soltanto a fare qualche colpo. Ora torniamo indietro per rivederla al meglio, vedete proprio l'ingresso, entrano praticamente insieme, si spingono insieme, l'avversario qua fa un colpo di gambe, due, ed esce. Michael qua diciamo ci dà dentro, continua a mantenere bene il corpo in subacquea, la testa bene in linea con le braccia, quindi in un assetto estremamente idrodinamico, si chiama streamline questa posizione veramente perfetta, e sfrutta la velocità generata dalla spinta dal muro, che è il momento in cui il nostro corpo va più veloce in assoluto durante tutto il periodo di nuotata, per uscire
in vantaggio rispetto all'avversario e guadagnare sicuramente qualche decimo che potranno tornargli utile nel proseguo della gara e della staffetta in ottica olimpica. Ok, ma quindi che cosa ci portiamo dietro da questa analisi fatta al nuotatore più forte della storia? Michael ha veramente rivoluzionato il mondo del nuoto, conquistando medaglie su medaglie a livello olimpico, internazionale e mondiale. Una vera icona del nostro sport e anche il mio idolo. Io sono nato con lui in testa sin da quando ero piccolo, e quindi che cosa posso portarmi anch'io stesso dietro da questa analisi? Beh, sicuramente l'aspetto che mi ha colpito maggiormente è proprio l'utilizzo delle gambe, un'azione delle gambe veramente favolosa che gli permette di essere stabile, gli permette di controllare il corpo al meglio, mantenere un fortissimo galleggiamento sull'acqua e poi avere anche un'ottima propulsione. Tutti questi tre elementi derivati dall'utilizzo delle gambe in realtà gli consentono di sfruttare al meglio quelle che sono anche le caratteristiche del nuotatore fondamentali, ovvero quello di ricercare l'avanzamento e essere così in grado di prendere acqua al meglio senza essere costretti a ruotare le braccia a mulinello con un'azione frenetica, che è quello che spesso in realtà vediamo nei nuotatori comuni. Se anche tu vuoi capire quelli che sono i tuoi punti di forza, ma soprattutto i difetti, quindi gli errori che commetti durante la tua nuotata, e quindi ricevere quella che è una videoanalisi personalizzata proprio come questa che ho fatto a Michael anche per te, ti invito a cliccare nel link in descrizione così che tu possa scoprire quelli che sono i nostri servizi e magari anche scoprire insieme a uno dei nostri coach quelli che possono essere gli esercizi migliori per te da applicare sin da subito per correggere tutti gli errori magari che possono emergere dalla videoanalisi. Anche per oggi è tutto, ti invito di nuovo a lasciare un bel mi piace per supportare questa tipologia di video e magari commentarmi qua sotto e scrivere chi vorresti che io analizzassi in un futuro. Ti saluto, ciao!